Ciao hackerini e hackerini. Non ho idea se si sente, spero di sì, perché mi ero scordata di mettere il microfono, quindi chiaramente può essere che non si sente. Ovviamente, come sempre. Allora partiamo e vediamo. Sì, si sente, ma c'è ritardo. Oh no. Ok, un attimo. Vediamo se riesco a sistemarlo. Anche se l'altra volta. Ciao Cinnamon. Ciao Miao Tse-tung. A me non c'è ritardo. Eh, questo è difficile. Mm. Provo del clap, però vi. Ok. Come l'avete sentito il clap? Vabbè, io provo a mettere l'altra scena. L'altra scena funziona sempre bene questa. Sentite il clap? Non vorrei insultarvi. Sì, si sente, ma ora è ancora leggermente in ritardo. Ma questo posso sistemarlo però. Così è meglio. Bla. Faccio di nuovo il clap. Questa sarà live, la chiamerò i problemi tecnici e i clap. Va bene. Insomma. Ora metterò questo qui. E allora, torniamo al nostro cross scripting e continuiamo i nostri laboratori. L'altra volta abbiamo fatto Reflected, Cross Scripting, Stored e DOM. Cross Scripting, questi tre lab, e anche per dare un'introduzione, diciamo, di quali sono le differenze e come funziona. Facendo un recap, diciamo che come ho detto l'altra volta, HTML è come la struttura della casa, quindi ci sono i muri, la struttura e tutto il resto, e noi siamo invece JavaScript, dove compiamo azioni, apriamo porte e così via. E il problema qual è? Quando un input, quindi ad esempio banalmente una ricerca, no? Viene inserito qualcosa e non viene controllato. E questo è un problema perché viene inserito, diciamo, nell'HTML o nel DOM e se non è, se non è appunto controllato e diciamo sanitizzato, e questo può essere un problema perché appunto si può eseguire codice JavaScript sul browser di una vittima. Un po' come, diciamo che è come quando qualcuno vi viene a trovare in casa, quell'altra persona è l'input malevolo che noi inseriamo, che compie comunque azioni, no? Tornando all'esempio. Allora andiamo subito, proprio subito, al laboratorio DOM XSS in inner HTML sync using source location search. Allora io dovrei avere qui la mia macchina virtuale, forse. Vediamo. Si sta aprendo Barb. Quindi qual è la differenza tra Reflected, Stored e DOM XSS? Praticamente il Reflected
il codice iniettato viene riflesso nella nella risposta HTTP mandata dal server. Stored invece il codice malevolo viene invece memorizzato nel server, quindi in un database o qualsiasi parte viene memorizzato l'input dell'utente, e invece DOM XSS si utilizzano dei sync che sono un po' come delle funzioni JavaScript che vengono utilizzate per scrivere del codice HTML nel DOM e vengono utilizzate appunto per scrivere, in questo caso, codice malevolo. La differenza tra DOM e HTML... Oh no, devo restartare... No, update o next. La differenza tra HTML e DOM è che l'HTML è il codice statico, invece il DOM utilizza, scrive, manipola l'HTML tramite appunto le funzioni. Quindi se ad esempio voi avete delle funzioni che scrivono nell'HTML, quando voi andate a vedere l'HTML vedrete queste funzioni, ma non vedrete il risultato di quella funzione. E ora dovremmo anche vederlo con questo laboratorio. Vediamo se possiamo accedere. Come l'altra volta, mamma mia, cosa succede? Ci ho messo 3 ore l'altra volta a aprire il laboratorio. Però sembra funzionare questa volta. Vediamo. Sembra. Perché Portswigger devi farmi questo? Vediamo se carico la pagina. Non lo so, ultimamente Portswigger mi funziona sempre un po' strano. Non mi vuole più bene. Ora l'ho lanciato 2 volte, vediamo se si apre. No, è incredibile. Perché mai? Ah, adesso si è aperto. Ok. Allora, apriamo la pagina con Barb che sta ascoltando. Qui, proxy. Ok, eccolo qua. E qui, allora, vediamo un po' cosa diceva il laboratorio. Che questo laboratorio contiene un DOM-based process scripting nella funzionalità di ricerca e che utilizza questo inner HTML che cambia il contenuto HTML di un elemento div usando data da location.search. Per risolverlo chiama la funzione alert. Allora, cos'è questo inner HTML? È praticamente una funzione che inserisce, eh, si inserisce dell'HTML e lo inserisce dentro quell'elemento. Praticamente, se qui abbiamo il div, l'elemento div, che appunto è un elemento HTML, noi inseriremo del contenuto, degli elementi HTML all'interno di questo elemento. Andiamo a vedere la funzione. Allora, anzi, andiamo a vedere prima l'HTML. Perché la differenza qual è? L'HTML è questo, che voi trovate con tasto destro e View Page Source. E invece il DOM è questo qui, che voi vedete invece con il tool degli sviluppatori. Banalmente è questo inspect. Ed è bello perché comunque voi potete selezionare magari l'oggetto che vi interessa, l'elemento, e vi porta direttamente all'elemento. Quindi vediamo un po'. Eh,
Ok, non c'è niente. Ok, perché forse dobbiamo utilizzare la funzione. Quindi la cosa che bisogna... Aspettate che... ok. La cosa che dovete fare sempre quando testate cross scripting è inserire parole o stringhe che non ci sono nella pagina web, così riuscite a trovarle subito. In questo caso io, per esempio, inserisco cinnamon sec, faccio la ricerca e chiaramente non è stato trovato perché non c'è cinnamon sec in questa pagina. Però se io cerco qui cinnamon sec, ho scritto giusto, c'è un match di questa parola. Se vedo il view source, adesso in effetti è diverso, e qui vedete che non c'è cinnamon sec. Se io lo cerco non c'è, perché qual è la cosa? Qui abbiamo questa funzione che appunto manipola l'HTML, ma nell'HTML, nel codice HTML, quindi nella sorgente che noi andiamo a vedere, non è stata ancora eseguita. Invece nel DOM noi abbiamo l'esecuzione anche di questi script e infatti vediamo il risultato della funzione. Cosa fa questa funzione? Allora, andiamo a vedere. C'è questo doSearchRequery che prende appunto questo query come parametro e poi non fa altro che chiamare sempre questa funzione JavaScript getElementById con search message. Cosa significa questo? Gli elementi in HTML hanno un id e una classe. Vediamo se lo trovo. Per esempio questa. Wow. Per esempio questo, abbiamo questo id. Se noi facciamo document, che poi document è il documento HTML, get element by id con search message, lui appunto prenderà questo span, questo elemento semplicemente. Se c'era class, per esempio class uguale search, potevamo fare, se non sbaglio, by class. Cerco per essere sicura di quello che vi dico. Ah, by class name, ok. Questo qui. Ecco qua. Però in questo caso abbiamo l'id e possiamo utilizzare l'id. Quindi cosa fa? Va ad inserire, vedete, utilizza l'inner HTML e in questo elemento va a inserire la query, che appunto prende come parametro. La query che cos'è? È questo qui. Va a prendere anche qui URL search params, che appunto è una classe di JavaScript, e va a prendere windows.location.search, che non è altro che tutto quello che viene nel link, tutto quello che viene dopo il punto esclamativo. Quindi in questo caso andrà a prendere search uguale cinnamon sec. Costruiamo i pezzettini. Anzi, prendo tutta la funzione, la metto qui. Quindi questo qui andrà a prendere questo pezzo e quindi alla fine la nostra query a questo punto sarà query uguale questo pezzetto. Poi fa punto get search che praticamente va a prendere il valore della coppia con chiave search
praticamente questa è come se fosse una chiave valore, e se tu fai .get search andrai a prendere cinnamon, perché è un po' come un dizionario, tipo in Python, no? Che tipo una mappa, ecco, una mappa dove tu vai ad assegnare il valore per ogni chiave. Quindi in questo caso abbiamo chiave search e valore cinnamonsec. E in questo modo quindi query diventerà cinnamonsec. E appunto poi questo viene messo, l'ultimo pezzo viene messo nell'elemento con id search message, appunto questo. Infatti se noi andiamo a vedere nel DOM, noi vediamo che questo elemento è stato modificato. Prima all'inizio era solo così, adesso invece è stata concatenata la nostra stringa. Quindi cosa possiamo fare? La prima cosa che potremmo provare è il classico payload, che è script alert 1, dove appunto noi creiamo una funzione con default JavaScript dove andrà ad eseguire alert 1, dove appunto verrà mostrato un pop-up nella finestra con scritto 1. Quindi possiamo provare, perché in questo caso cosa succede? Noi possiamo provare questa perché non abbiamo altre cose in mezzo, nel senso il payload viene direttamente scritto nella pagina senza dover uscire da doppi apici o cose più complesse, diciamo. Quindi se noi andiamo a vedere, allora io ho inserito lo script, possiamo anche vederlo nella richiesta, che appunto ho inserito come parola, frase da cercare lo script, ma non è stato eseguito. Quindi andiamo a vedere se c'è questo elemento, cosa è successo. E noi vediamo che c'è lo script, però non è stato eseguito. Questo perché? Perché la funzione innerHTML ha delle misure di sicurezza ha proprio delle misure di sicurezza per come sono fatti i browser, diciamo. Infatti, se si viene passato un tag HTML nella funzione innerHTML, non verrà eseguito. E questo, diciamo, è il modo con cui si mette in sicurezza i browser, come adesso funzionano i browser. Però vediamo, cioè, ovviamente se si passa uno script tag, perché ovviamente si sa che se si vuole eseguire un cross-site scripting, la prima prova che si fa è lo script, perché è più semplice. Però ci sono altri modi, e infatti c'è un cheat sheet, che appunto è fatto anche da quelli di Portswigger, dove appunto ci sono vari tag, eventi e i vari browser che si possono anche utilizzare. E, tipo per esempio potremmo provare anche il solito image src uguale x on error uguale alert 1, così. Questo cosa fa? Cerca un'immagine con source x, che ovviamente non esiste, quindi andrà in errore questa richiesta, e quando c'è l'errore esegui il JavaScript alert 1. Quindi mando la richiesta. E appunto viene eseguito il payload. Questo perché appunto non è uno script, non è un tag script, ma è un image.
quindi appunto è diverso e quello può essere eseguito da inner HTML. Se andiamo a vedere, allora prima di tutto si vede già qui che appunto abbiamo questa immaginina rotta e infatti è stato iniettato il nostro tag image come appunto immaginavamo. Quindi questa è finita, ovviamente qui è sempre lo stesso problema che l'input non è stato validato, non è stato codificato, l'output anche non è stato codificato, cioè cambiato e reso in modo che non sia eseguibile sul browser, oppure non si sono rimossi le parole magari malevole, no? Come alert. ehm, quindi insomma è sempre lo stesso problema con i cross scripting. Quindi andiamo avanti con i laboratori. Questa la lasciamo, no, non penso ci serva. E andiamo a questa qui, che anche è sempre un DOM cross scripting. Ah, ovviamente con i DOM cross scripting voi potete anche utilizzare DOM invader, come dicevo l'altra volta, dove voi andate ad iniettare l'URL l'URL, poi riaprite la console sulla pagina che vi apre, andate in DOM Embedder e qui avete il risultato in caso lui trova qualcosa. In questo caso appunto è stato trovato che l'elemento che c'è un inner HTML che può essere utilizzato. Poi potete provare anche, allora se premete su stack trace lui apre lo stack trace e voi potete andare a vedere qual è la funzione. Vabbè, in questo caso ogni volta forse devo ricaricare la pagina, vabbè. Vi dà la funzione che appunto è vulnerabile, oppure se fate exploit, lui prova ad esploitarla. Come appunto abbiamo fatto noi. Però vabbè, se state facendo il laboratorio magari volete provare manualmente. E questo appunto non è un reflected cross scripting, anche se voi avete qui nel link avete la vulnerabilità, no? Non è un reflected cross scripting perché questo payload non è riflettuto nell'HTML di risposta dal server, ma noi abbiamo solo una funzione che utilizza una funzione JavaScript vulnerabile che andrà a manipolare il DOM, quindi per questo non è un reflected cross scripting. Quindi compiliamo Barb come al solito, clear history, anche i target, sì, delete, e andiamo a vedere il nuovo laboratorio. Qui ci dice che anche qui abbiamo un jQuery, ah no, scusate, qui abbiamo jQuery, che è un altro linguaggio, diciamo, non è proprio un framework come JavaScript, ma è utilizzato più come libreria d'utilità. Infatti ci sono varie funzioni che vengono utilizzate appunto per utilità, no? Che ne so, magari come in questo caso la ricerca. E devo dire che comunque è ancora molto usato. E potete capire che c'è JavaScript perché vengono utilizzati questi dollarini, che sono appunto i selettori, no? Selezionano qualche elemento per essere trovato. Ehm, Però dice che appunto c'è questo attributo che usa la location.search source. E qui dice che nella pagina di sottomissione del feedback e viene che la vulnerabilità in questa pagina è che usa il selettore di JavaScript di jQuery per trovare questo elemento e cambia l'href dell'attributo che viene utilizzato nel location search. Sembra che ho detto il mondo, ma andiamo a vedere. Quindi questa è la nostra paginina.
Chiaramente in un pen test o comunque durante i laboratori, magari non nei laboratori perché viene detto dov'è la vulnerabilità, però magari cercate voi dove è la vulnerabilità, no? Perché comunque nell'esame, se lo volete dare, non so, dovrete andare alla ricerca di qual è la vulnerabilità. Ehm, quindi è un po' anche questa la cosa dei laboratori, no? Andare a trovare. E anche del pentest in generale. Però in questo caso noi lo sappiamo, quindi andiamo a vedere questa submit feedback. Tanto vedo anche Barb. Quindi è una pagina. Qui abbiamo jQuery, infatti viene utilizzato. Sì, che poi in effetti se voi avete Barb lo vedete che usa jQuery anche perché vedete solitamente i JavaScript che vengono caricati, quindi se lo utilizza come in questo caso, solitamente lo vedete che viene appunto caricato e quindi lo vedete nella lista degli URL che sono chiamati. In questo caso abbiamo jQuery 1.8.2, la versione 1.8.2 e andiamo a vedere questa pagina feedback. Vediamo prima magari la source. Ok, abbiamo questo script come prima, ok? Sì. Eh, Quindi qui abbiamo appunto jQuery dove in questo caso va a selezionare, perché qui abbiamo il selettore di jQuery, quindi stiamo selezionando un elemento. Quale elemento lo dice qui? Con id backlink. Questo è, se uno usa già il CSS lo sa, in generale, però si va a prendere l'id. È un po' come il get element by id di prima, no? Invece con la classe si usa backlink, punto, punto, quindi questo è una classe. Però, diciamo, in generale. Infatti utilizzando CSS lo utilizzerete spesso perché magari dovete cambiare. CSS è lo styling, lo style che andate a settare per gli elementi. Per esempio, in questo caso, se io volessi, ora non ricordo precisamente la sintassi, cosa è successo, però per esempio, se volete settare la, la larghezza, magari potete fare una roba così, e questo assegnerà la larghezza del 100% a tutti gli elementi con id backlink. Però, vabbè, non vi interessa in questo caso, era giusto per contesto. E quindi va a prendere l'elemento con id backlink e poi va a prendere l'attributo, appunto attributo, con href. Se noi andiamo... quindi praticamente è questo l'elemento che va a prendere e va a mettere questo attributo href e cosa ci mette? Di nuovo abbiamo questo URL search params, va a mettere di nuovo tutto ciò che è dopo nell'URL dopo il punto interrogativo, però in questo caso va a prendere il valore dell'elemento con chiave return path. Quindi cosa significa? Se noi vediamo l'URL, noi abbiamo questo qui, cioè feedback, punto interrogativo, quindi andiamo a prendere questo, return path, il valore dell'home page in questo caso, perché appunto è una funzione che viene utilizzata per ritornare alla pagina precedente. Quindi noi siamo arrivati dall'home page, siamo andati nella pagina di feedback e vogliamo ritornare nell'home page, quindi appunto è questa home page.
In questo caso andiamo a vedere, per esempio, se io metto /cinnamonsec, cosa succede nel DOM. Dov'è il tasto? Qui. Ok. Ecco, vedete qui c'è href/cinnamon. Qui chiaramente nell'HTML non vedevamo l'href perché appunto non è stato aggiunto, perché appunto è l'HTML e non il DOM. Nel DOM noi vediamo il nostro valore. Cosa succede? Qui si potrebbe pensare di, diciamo, rompere i doppi apici dell'href, perché appunto noi abbiamo questo elemento, quindi rompere i doppi apici e aggiungere un elemento, come per esempio on load o on mouse over, no? Che è quando vai con il mouse sopra quell'elemento. Però il problema è che facendo in questo modo noi non possiamo rompere l'href perché appunto viene assegnato il valore dell'href, quindi non viene messo direttamente, ma in questo modo viene assegnato. Quindi appunto questa funzione metterà il valore direttamente nell'href. Quindi se ci possiamo provare, per esempio così, e vediamo cosa succede. Ecco, vedete qui viene, a parte che viene codificato qui, però appunto viene inserito all'interno della stringa. Appunto viene messo, viene messo in questo modo, vedete questi sono i doppi apici, che noi abbiamo provato ad inserire, quindi appunto non è questo. E qui possiamo utilizzare un altro metodo per eseguire JavaScript. Si utilizza appunto in questi modi in cui ci sono URL magari, ed è appunto chiamare JavaScript due punti e poi una funzione tipo alert 1. Cosa succede qui? Quello che viene dopo il JavaScript, cioè dopo JavaScript due punti, verrà eseguito immediatamente, verrà eseguito direttamente. E questo è molto utile, diciamo. E soprattutto perché c'è un href, quindi l'href con questo anchor tag, appunto si chiama anchor tag, o hyperlink se non sbaglio, è esatto, un hyperlink. Non mi fare scegliere i cookie, per favore. Ok? Che appunto, come dice qui, questo hyperlink viene utilizzato per linkare una pagina all'altra. Quindi appunto in questo abbiamo un URL che viene appunto utilizzato per linkare la pagina dell'home page in quel caso. E in questo caso possiamo utilizzare JavaScript, che oltretutto non l'avevo scritto, perché appunto viene considerato come un href in questo caso, se lo inseriamo. Vediamo. E ovviamente lui mi dice che è stato risolto in laboratorio, ma non vediamo cosa succede. Questo perché appunto dobbiamo cliccare il tasto. Però prima che appunto vedete qui all'angolo, qui, si vede JavaScript due punti alert 1. Però prima di cliccarci e vedere effettivamente che viene eseguito, andiamo a vedere cosa è successo. Infatti qui l'href c'è JavaScript alert 1 proprio perché appunto la nostra funzione l'ha inserito direttamente. Perché vabbè, se si clicca appunto viene eseguito. Diciamo che questa è considerata una pessima questa cosa di utilizzare JavaScript direttamente negli href, nell'anchor, nell'hyperlink tag,
ma non tanto per la sicurezza, ma più perché agli sviluppatori non piace mixare HTML con JavaScript. Solitamente, infatti, si preferisce avere file separati e quindi questo, diciamo, è un po' un mix perché tu vai a inserire JavaScript all'interno dell'href. Però, vabbè, insomma, giusto per dirlo. Ehm, E quindi questo è un altro modo per eseguire JavaScript. Ovviamente potete inserire altro oltre alert, però in questo caso era richiesto l'alert. Ciao, Dybala Juve 308, wow. Allora, stiamo facendo laboratori, mi chiedi che fai di bello? Sì, allora, stiamo facendo i laboratori di Portswigger, precisamente i cross scripting. Quindi sì, c'è un po' di HTML. Ne abbiamo già fatti due, adesso continuiamo con il terzo. E questo, diciamo, il cross scripting è molto carino. Incredibilmente si trova ancora nei siti web. Però vabbè. Soprattutto il Reflect se ne... No, più i Stored forse. Spiego i cross-site scripting. Quindi la... Oh wow, ho messo una musichetta che quando qualcuno si iscrive lo sento, però mi fa spaventare. Comunque, ehm, spiego il cross scripting che praticamente è l'esecuzione di JavaScript nel browser di una vittima. Quindi solitamente si usa quando si vuole rubare per esempio il cookie di sessione, no? Che poi è il token per permettere di mantenere la sessione in un browser tipo in un sito tipo Amazon, quando andiamo a vedere e inserire nel carrello, quella è la sessione, quindi se noi riusciamo a rubare il cookie possiamo impersonificare quella persona. E quindi niente, questa è la vulnerabilità molto nota. Sì, ethical hacking. L'hai riassunto in maniera uno spiegone, poi tu mi dici, quindi spieghi ethical hacking? Sì. Sì, diciamo che ho iniziato con il Portswigger perché, diciamo, io lavoro più con il web, quindi ehm, molto carino. Poi, diciamo, è più utilizzato. Ci sono siti web per ogni cosa, quindi... Però sì, praticamente sì. Ehm, E ora andiamo a vedere il laboratorio DOM XSS, un'altra DOM cross scripting in jQuery selector, vabbè, sync, utilizzando l'event hash change. Qui proprio ci moriremo. Vabbè. Dybala, Juve, tu buildi i siti e me li metti giù praticamente. Ma sì, sì, no, vabbè, ma vediamo, diciamo che... Allora, il cross scripting è una vulnerabilità che ancora c'è, e la trovo molte volte. E... Ciao Roberto, sì, Barb. Ehm, Però diciamo che secondo me perché non si ha questa conoscenza, cioè gli sviluppatori non hanno queste conoscenze anche magari basilari a volte di semplicemente validare l'input. Che comunque ci sta che uno sviluppatore non lo sappia, perché cioè se nessuno glielo dice è chiaro che non lo sappia, però secondo me si dovrebbe iniziare un po' ad avere anche queste basi di sicurezza, perché comunque a volte sono molto semplici, no? Tipo la validazione della ricerca non è difficilissima da implementare, quindi, cioè in un sito standard, diciamo, poi non voglio semplificare, chiaramente ci sono siti molto più complessi e quindi non vado a dire che è semplice, però nei siti standard dove hai una ricerca e hai il JavaScript
e dietro magari hai qualche cosa, non lo so, con qualche linguaggio, la puoi pure validare, sta ricerca, no? Puoi controllare se effettivamente qualcuno ti ha messo qualcosa di strano, giusto così. Però sì, il problema è che molti non lo sanno e quindi chiaramente come fanno a farlo se non lo sanno? E quindi sì, questo. Riassunto, 3 ore per dirvi una cosa. Ok, vediamo questo qui. Aspettate, pulisco un po' di barb così non ci confondiamo. Che poi vedete al laboratorio di prima lo diceva che jQuery era vulnerabile, no? Perché comunque Barb ve le fa vedere queste cose. Questo. Questo lo chiudiamo. E quindi cosa diceva qui? Quindi dice qui che dove hai studiato per imparare queste cose e cosa fai nella vita di lavoro. Te lo chiedo perché in Italia c'è poca performazione in questo ambito. Allora, io in realtà sì, non mi sono specializzata subito in questo. Io ho fatto l'università triennale e magistrale in informatica e poi dalla magistrale ho seguito dei corsi di sicurezza, ce n'era uno in particolare relativo proprio a questo e poi da lì ho lavorato sempre nella sicurezza, quindi ho cercato aziende che facessero sicurezza. Il mio primo lavoro in realtà non era proprio incentrato sulla sicurezza, ma era anche sviluppo. E poi infatti ho cambiato e sono entrata in un'azienda di sicurezza di consulenza dove praticamente facevo solo pen test praticamente. Non solo web, però anche quello. E quindi diciamo, sì, lavoro in questo, però adesso ci sono molte più specializzazioni, tipo a Roma so che c'è la specializzazione di sicurezza, no? Che io sappia. Cioè la magistrale, non sono sicura di... Vediamo. Per esempio, cyber security. Cioè, so che parecchie università ce l'hanno questi corsi, però non so quanto vale o quanto... Però si può vedere, percorso formativo. Sì, qui c'è un ethical hacking, però non so. Dicevo, addirittura c'è malware analyst e incident forensic. Ok, interessante. Però, per esempio, io so che negli ultimi anni ce ne sono molti. Molti no. Ce ne sono. Tipo anche l'università che ho fatto io, comunque ce l'ha il corso cyber security. Poi come è fatto non lo so perché non c'era ai miei tempi. Però ce ne sono di più, anche perché comunque adesso si inizia a parlare un po' di più di sicurezza. Ma perché tu lavori nella sicurezza o veramente fai i siti? E quindi vuoi imparare di più sulla sicurezza? Va bene, continuo. Allora, ritornando al laboratorio, se prendo la pagina, cosa è successo? Ok. Qui dice che c'è questo hash change utilizzando, che utilizza questo selettore con una funzione di autoscroll per risolvere, vabbè, che è passato dentro questo location hash e per risolverlo chiama la funzione print. Ah, tu hai fatto qualche sito, ehm, per ora non lavori nell'IT, ma ti piacerebbe imparare anche la cyber security. Vabbè, ci sono vari,
percorsi che puoi fare. Ho fatto un video in questo, in cui ci sono i vari su YouTube. Te lo posso mandare, in cui spiego anche le certificazioni o i corsi che puoi seguire, no? Come per esempio ehm, anche lo stesso Portswigger per me è molto valido come risorsa per imparare il pentest web, perché comunque copre tantissimi argomenti, no? Partendo da qui, SQL injection, authentication, e poi ovviamente segui me, così te li spiego. Però no, vabbè, a parte gli scherzi, questo per il web questo è veramente molto utile, perché comunque vengono spiegati anche bene. Poi ci sono anche i learning path, che è dove puoi iniziare, magari ne ho seguito qualcuno, no? Eh, dove spiega i vari concetti, quindi molto... è fatto bene, devo dire, è fatto bene. Quindi andiamo a vedere la pagina, andiamo a vedere sempre l'HTML. E qui abbiamo questa funzione. Anche qui abbiamo il dollarino, che appunto è sempre jQuery. E seleziona in questo caso Windows, che appunto è tutta la finestra che vediamo. E poi fa questo on hash change, dove praticamente lui dice dove lui aspetta che cambi questo hash. E questo l'hash change non è altro che l'hashtag, come si chiama? Il cancelletto che vedete nei URL, tipo, non lo so, bla bla.it, cancelletto qualcosa, no? Cinnamon sec, così ci teniamo attuali. E questo praticamente è utilizzato, per esempio, per un bookmarking, no? Quando voi inserite una pagina e... Oddio, non lo so spiegare il bookmarking. Bookmarking. Salvare l'indirizzo di una pagina web per accedervi facilmente in futuro. Grazie mille, ecco qua. In questo caso è utilizzato, ve lo spoilerò, per scrollare direttamente la pagina al post che voi volete. Per esempio c'è questo, oppure questo. Per esempio se volete scrollare direttamente a questo post, potete farlo con questo appunto cancelletto, hashtag, come volete. Questo perché? Perché praticamente lui crea una variabile post e poi seleziona anche qui questo section.bloglist, che andiamo a vedere la pagina, che appunto è questa qui. Wow. Appunto questa qui, section, classe, come dicevo prima, il punto, che appunto è la classe, va a prendere le classi blog list della sezione section e poi va a controllare che gli H2, che sono appunto gli header, contengano qualcosa. In questo caso va a fare, vabbè, un decoding di Windows location.hash, che appunto è tutto quello che viene dopo il cancelletto, l'hashtag, e poi fa punto slice 1. Punto slice perché il Windows location.hash trasforma questa stringa in un array.
l'array è praticamente un contenitore dove tu puoi inserire elementi, stringhe in questo caso. Per esempio, che ne so, se noi abbiamo per esempio un array potrebbe essere che all'indice 0, perché partono dall'indice 0, hai ciccio, all'indirizzo 1 hai pasticcio, all'indirizzo 2 hai pasticcino. E questo diciamo è tipo è un array, quindi hai per ogni indice hai un elemento. E facendo punto slice 1 andiamo a prendere il primo elemento. Qui non parte da 0, ma parte da 1 perché JavaScript è maledetto. Però lo possiamo vedere, per esempio, se io inserisco qui cinnamon sec e andiamo in console dove ci sono errori, va bene, non ci interessa, e facciamo windows.location.hash, come prima vedete che abbiamo hashtag cinnamon. Se noi poi facciamo punto slice 1 andiamo soltanto cinnamon sec. E quindi in questo caso andiamo a prendere l'elemento dopo l'hashtag così da scrollare, perché se torniamo al codice, quindi qui andrà, quindi in questo caso noi cosa avremo? Avremo post uguale cinnamon sec, la stringa diciamo, e poi dice se post esiste, quindi questo esiste, allora tu fai post.get0.scroll into view. Perché .get 0? Perché ah no, forse ci sta. Get 0 perché appunto a volte jQuery restituisce un array e noi andiamo a prendere il primo elemento. In questo caso avremo soltanto un elemento, quindi è quello per forza. Però in generale potrebbe restituire più elementi e quindi noi andiamo a prendere lo specifico utilizzando gli indici. In questo caso 0 perché ne abbiamo solo uno. E poi scrolla, questa è una funzione che scrolla fino a ehm, fino all'elemento che vogliamo vedere. Quindi in questo caso, per esempio, se noi andiamo a prendere, non lo so, games, chissà cosa succede. Tipo games, ecco, è andato a video games made me a better surgeon. Miao Tse-tung, sarebbe bello analizzare le vulnerabilità dei siti ministeriali, lì ci sarebbe da ridere, o meglio dei piani. Oddio, non lo so, ministeriali, ma può essere, no? Non lo so. Non ho mai testato un sito ministeriale da che mi ricordi, sinceramente, soprattutto italiano. Non lo so, perché comunque alcuni sono semplici, quindi non è che hai tanto da testare. Però sì, forse la parte autenticata. Boh, però secondo me si fanno fare pen test, quindi spero siano messi bene, visto che hanno anche dati sensibili. Però, boh, se ci sono bug bounty, guarda, lo possiamo pure analizzare. Senza bug bounty non si può fare niente. Quindi, però non penso ci siano bug bounty. Non lo so, non credo. Quindi, tornando a questo laboratorio, noi capiamo che abbiamo controllo di questo post, no? Di questa variabile, perché qualsiasi cosa noi inseriamo qui, dopo il cancelletto, viene inserita nel post. Quindi l'idea è che se l'elemento esiste, quindi il blog esiste nella pagina, si scrolli a quel blog, così tu te lo puoi leggere. Quindi non è che possiamo iniettare
elemento casuale, no? Perché comunque come facciamo? Se noi inserissimo script alert 1 script, questo elemento non viene trovato semplicemente, quindi post non viene creato. E quindi questo fallisce. Oltretutto, anche se tu inserisci questo, non è che viene iniettato da qualche parte. Quindi qui si utilizza una vulnerabilità che è nota in jQuery. Adesso sarà sicuramente fixata, quindi non si può più fare, però potrebbe essere che che i vari siti web utilizzano una versione vecchia di jQuery, che è appunto la 1.8.2, che lo dice anche Barp, appunto, e dovrebbe essere... Ok, va bene, non so bene adesso qual è, forse questo. No, scherzavo, non volevo cliccare, no, no, no. Oh no, cosa sta succedendo? Lo so che si impallerà tutto, già me lo sento. Ecco qui, mi ha aperto Chrome, dai, ce la puoi fare. Ma noi la chiudiamo subito. E si è impallato, no, non si è impallato, abbiamo risolto. No? Sì? Sì. Non si è chiuso. Ok, si è chiuso forse. Vabbè, andiamo avanti. E quindi andiamo a provare se la macchina virtuale me lo permette. Che questa si può chiudere. Ok? Andiamo a provare il codice che c'è qui. Quindi andiamo per esempio a provare questa qui. Però andando... Ah, sì, giusto. Eh, andando a inserire direttamente quello che vogliamo cercare. Quindi, per esempio, games. E ho sbagliato perché non ho chiuso var post. E se andiamo a vedere post, appunto abbiamo un elemento. Che fastidio sti WebSocket, cosa fa? Vabbè. Abbiamo questo elemento dove... può essere che era quella la vulnerabilità, perché appunto parliamo del selettore. Però vabbè, poi controllo. Andiamo a vedere che abbiamo questo oggetto dove c'è una length di 1 proprio perché è stato trovato l'oggetto. Quindi l'elemento. Se noi facciamo post.get0, che appunto è l'altra parte dello script, quindi questa, vediamo che viene presa appunto H2 Video Games Made Me a Better Surgeon, che appunto è l'elemento che noi cercavamo, cioè questa qui, che è quello che abbiamo appunto provato prima. Se invece si mette qualcosa che non esiste, quindi cinnamon sec, e andiamo a vedere post, vedete che l'oggetto è stato creato però con length 0 perché appunto non c'è un match di questa parola, cioè non c'è nessun blog che parla di cinnamon sec. E quindi se andiamo a provare... Che fastidio, ma che è questa cosa? Se si va a provare il codice che utilizza la funzione, quindi if post, se post esiste, ma come faccio? Ok, vabbè. Console log true e vediamo che è true
perché appunto esiste, anche se non c'è il match, quindi anche se cinnamonsec non è stato trovato nella pagina, comunque esiste. Se invece facciamo il contrario, tipo if not post, non viene stampato niente, perché appunto non è vero, perché questo post, questo elemento esiste. E quindi se noi andremo a fare questo qui, chiaramente non esiste ed era un errore. Possiamo provare. Appunto viene dato un errore perché l'elemento esiste, cioè nel senso post viene creato, la variabile viene creata, però l'elemento in sé non esiste, cioè non c'è niente proprio perché la length è 0. Oh, che cos'è questo? E quindi non abbiamo un vero e proprio elemento all'interno, non c'è il blog, ma abbiamo la variabile. Infatti se io faccio post get 0 non c'è. Se invece come prima io cerco games e poi faccio post get 0, vedete che c'è l'elemento. E quindi la cosa qual è? Cosa succede se invece di una singola stringa noi andiamo ad inserire un tag, come per esempio un tag semplice, come per esempio H1 cinnamonsec e chiudiamo H1. Questo viene creato e c'è addirittura una length di 1. Questo è strano, no? Perché in teoria non c'è questa stringa da nessuna parte. Quindi il selettore, utilizzando questo H1, trova un elemento. Però, cioè, noi sappiamo che non c'è questo elemento col cinnamonsec, cioè, non c'è nessun cinnamonsec. E cosa succede se facciamo post.get0, dove prima non c'era niente, adesso invece abbiamo l'elemento. Quindi qual è la cosa? Noi possiamo utilizzare questo metodo, questa vulnerabilità di jQuery, per iniettare del codice HTML. La cosa qual è? Se noi andiamo a creare questo elemento, ovviamente, cioè se noi utilizziamo questa vulnerabilità, verrà creato un elemento che però è detacciato, cioè non è attaccato alla pagina HTML. Però comunque è un elemento HTML valido perché appunto noi troviamo che è un H1 cinnamonsec, quindi comunque un elemento HTML valido. Per esempio, per dimostrazione, possiamo comunque attaccarlo alla pagina. Questo lo possiamo fare. Ma che gli è preso a questo coso? Fatemi ricaricare, va. Ah, perché non funziona più la pagina. Ah, scusate, devo riaprire il laboratorio perché ogni tanto scade. I laboratori non durano per sempre, quindi ogni tanto vanno in time out e si devono ricaricare. Insomma, vabbè, lo rifacciamo. Adesso capisco perché mi dava tutti quegli errori. E lo rifacciamo e creiamo di nuovo il nostro elemento, quindi avremo di nuovo questo, vediamo che c'è H1 e ora vogliamo attaccare questo elemento perché appunto a questo punto è staccato dalla pagina. E questo lo possiamo fare creando una nuova variabile, quindi mynode. Poi facciamo document get element. Ah, ci serve un elemento, giustamente, un elemento a cui collegarlo. E per esempio possiamo collegarlo al
sì, al leader del laboratorio, così lo vediamo tipo da qualche parte qui. Quindi get element by id. E non sono sicura se ci vogliono cosa. Che appunto by id perché qui è id, chiaramente. Oh, get... Ah, scusate, ho fatto un typo. Get element by id, quindi noi abbiamo il nostro elemento al momento e possiamo anche vederlo, che appunto è il nostro elemento div che abbiamo considerato. E poi facciamo mynode.append child e andiamo a inserire il nostro post. Ho sbagliato di nuovo. Dovrebbe essere così. Cosa sta dicendo? Post get 0. Ok, era è giustamente perché noi vogliamo l'elemento all'interno del nodo, perché questo sarà un nodo, però potrebbe avere più elementi. E vediamo qui che appunto è stato attaccato alla pagina HTML. Quindi in questo caso possiamo creare un elemento nel DOM, quindi nella pagina appunto nella pagina con l'esecuzione di tutte le funzioni, però diciamo non è che possiamo mettere uno script qui e farlo eseguire, perché appunto manca un pezzetto. Perché questa sì, fa parte della vulnerabilità, però se noi ad esempio inseriamo lo script non succederà niente, perché comunque noi dobbiamo attaccarlo alla pagina in questo caso, no? Quindi come facciamo a mandare questa pagina ad una vittima? Cioè come facciamo a mandare questo e poi inserire questo, in questo caso H1, vabbè, e attaccarlo alla pagina. Ovviamente ci sono tag che permettono di caricare delle risorse, come per esempio l'immagine. Se noi utilizziamo il tag dell'immagine, noi sappiamo che c'è una source, qui ci si può mettere un URL e questo chiamerà questa richiesta, si spera in HTTPS, per caricare appunto un'immagine. Per esempio, se noi andiamo a... credo... lo possiamo provare. Fare tipo post uguale img search uguale x. Ecco, vedete, è stata già chiamata cioè prova a chiamare, a fare una richiesta al laboratorio di Portswigger con x, però ovviamente non lo trova. Quindi cosa succede se noi mettiamo un onError come prima? Viene chiamata appunto questo 100 volte. Ok. E questo ci può servire appunto per eseguire il nostro un nostro cross-site scripting. Proprio per questo motivo, perché noi possiamo inserire questa immagine. Ora però il problema è come facciamo a mandarla ad una vittima? Cioè noi non abbiamo accesso alla pagina web che ha aperto la vittima. In questo caso possiamo utilizzare un iframe, che è un altro tag di HTML dove praticamente viene utilizzato per appunto incorporare un altro documento HTML all'interno della pagina web.
Quindi noi possiamo utilizzare questo iframe, così la vittima aprirà questa pagina con questo iframe che conterrà la nostra pagina malevola. Quindi come facciamo? Prima di tutto mettiamo anche perché l'iframe noi lo possiamo manipolare, perché comunque possiamo metterci quello che vogliamo. Quindi in questo caso mettiamo il link del laboratorio, quindi appunto perché dovrà aprire questa pagina, poi il cancelletto perché appunto noi dobbiamo chiamare questa funzione, e poi possiamo usare la funzione onload che praticamente alla fine del caricamento di questa frame farà qualcosa. In questo caso noi andremo a concatenare la source con il nostro payload malevolo, quindi mg search uguale x on error uguale alert 1. Non so se era... no, era print per risolvere il... o no. Sì, print. Per risolvere il coso. E poi chiudiamo... ah no, scusate, qui devo utilizzare... no, è giusto? Ok. Fatto... ah no, devo chiudere sicuramente l'image. E poi devo aggiungere qui dei singoli apici, se no non verrà considerata come stringa e non mi verrà eseguita. E poi chiudiamo l'iframe. Quindi questo cosa fa? Crea un iframe, cioè questo contenitore che conterrà altro HTML, che caricherà la pagina, cioè che avrà come risorsa la pagina del laboratorio con il nostro fantastico cancelletto, e quando sarà caricata concatenerà questo con il nostro payload che appunto abbiamo provato. E prima di mandarlo alla vittima lo possiamo vedere, così vediamo cosa succede, appunto premendo view exploit. E qui abbiamo il nostro iframe con il print, molto lento, lo so, purtroppo va così, con il nostro print, proprio perché noi abbiamo caricato questo iframe con la pagina concatenando il nostro payload. Quindi lo mandiamo alla vittima e appunto è risolto. Qui il problema è che gli sviluppatori permettono di cambiare manualmente il valore che viene appunto dopo il cancelletto, quindi il valore dell'hash, no? E ovviamente qui il problema sta anche che si utilizza una versione di jQuery vulnerabile con vulnerabilità conosciute. E ovviamente dovrebbe essere aggiornata all'ultima versione. E poi un altro problema, che però non è un problema, è più una funzionalità, è che se si ha un tag image e si mette qualcosa in source, nell'attributo source, questo verrà chiamato immediatamente, sarà fatta una richiesta HTTP, e quindi chiaramente questo è... e chiedono: ma io proprietario del sito sono in grado di capire dove sono indirizzate le informazioni oppure sono crittografate? Ma quali informazioni? Cioè le richieste, dici? Le richieste è tutto crittografato in realtà. Però il server chiaramente può leggerle, perché sennò come sa cosa stai chiedendo? La cosa è che dipende se tu fai log o no. Cioè, se tu loghi, a parte il fatto che dipende cosa mandi, certamente se tu loghi username e password, poi in genere comunque le password sono cifrate, quindi non è che tu
tu puoi accedere al login delle persone, cioè agli account delle persone. Comunque, in teoria, per le best practice sono memorizzate e cifrate, quindi tu non sai che password sono. E quindi sì, poi non so che informazioni chiedevi. E quindi avrei finito. Poi vedremo gli altri laboratori e, e niente. Adesso, come al solito, vi dico che vado a mangiare perché vado a mangiare e non so se avete domande, altrimenti io andrei a mangiare. Proprio come quello che si vuole fare. Ciao Meliodas and Guitar. Va bene, allora, come detto, vado a mangiare. Ci vediamo la prossima volta e buona serata. Ciao.